Nemmeno il tempo di tornare e c'è già apposta per me. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Mentre tornavo dall'Austria mi è arrivata la notifica che mi sono stati consegnati 2 pacchi in ufficio. Vediamo cosa c'è. Il mittente, l'avete capito anche dal titolo del video, è Grovat. Questo qua davanti mi sembra abbastanza evidente cosa ci sia dentro. Quindi partiamo dallo scatolone grande. Dentro dovrebbe esserci un Grovat da 3 kW. Da notare già la differenza di dimensioni rispetto al Fronius. Modello per fare i buchi nel muro per il fissaggio, cosite anche in cinese. Anzi, cosite prima di tutto in cinese, poi anche in inglese. Manuale di installazione col certificato di conformità e, se riesco a prenderlo fuori perché è piccolo ma pesa. Qua ci sono gli accessori di fissaggio in ballo. Eccolo qua. Mannaggia quanto peso. Lo appoggio qua sopra perché sennò mi graffia tutta la scrivania. Eccolo qua. Grovat 3000S. Sì, 3000S. Inverter di stringa senza trasformatore. Il case vecchio stile, ma insomma è una forma intramontabile. Ha ancora per fortuna il display, il distato verde o rosso e Nokia. Probabilmente bisogna bussare per cambiare la schermata. Un ingresso DC, un'uscita AC. Cos'altro c'era? No. Qua dentro c'è il connettore per l'alternata, quindi i cavi dell'alternata vanno collegati direttamente a questa spina e poi si innestano in questo connettore proprietario. Il connettore del meno, il connettore del più, altro. C'è scritto altro, vabbè, e questi sono i tasselli per il fissaggio. Inverter spacchettato. Vediamo cosa c'è nel pacchetto piccolo. L'inverter Grovat non ha il monitoraggio integrato e quindi hanno pensato bene di mandarmi lo Smart Energy Box, che è il loro monitoraggio esterno. Dentro la confezione c'è lo Shine LAN Box, che è l'interfaccia praticamente Ethernet, e a cui si collega questo che si chiama Shine RF Stick, che mi pare di capire va collegato qua sotto all'inverter per permettergli di interfacciarsi con il LAN box. Dentro in confezione ci sono anche l'alimentatore con gli adattatori americano, credo cinese e addirittura quello europeo. Poi ci sono stranissimi tassellini di fissaggio per il LAN box e cavo Ethernet per il collegamento. Naturalmente i manuali di istruzioni, che sono ovviamente in inglese. Vediamo
se ci sono anche in italiano, no? Saranno in cinese dall'altra parte, sicuramente. No, niente, ci sono solo in inglese. Però insomma mi sembra abbastanza intuitivo come vanno collegati, l'applicazione ve la racconto nella recensione completa. Per questo unboxing è tutto, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete nel vostro impianto un Growatt 3000S, cosa ne pensate. Appuntamento ovviamente per la recensione completa, un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se mi sono dimenticato qualcosa, se avreste detto delle cose diversamente. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, vi lascio il link in descrizione. Qui sotto trovate anche il link alla mia guida per i neopossessori di impianti fotovoltaici, fotovoltaico domestico e istruzioni per l'uso, che trovate su Amazon, e i link a tutti i miei canali social per dubbi, chiarimenti, consulenze e informazioni varie. Qui a sinistra trovate i miei ultimi video e i video consigliati. Io vi do appuntamento tutti i martedì per una nuova puntata della rubrica dedicata alle domande legate agli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili, e tutti i venerdì per una nuova recensione. Grazie di aver visto questo video fino alla fine, un saluto da andreapiccinelli.net.